scrittore René Allot diceva: una società senza simboli non può evitare di cadere al livello delle società infraumane. Ecco perché il simbolismo fu molto più di una corrente artistica, fu una ricerca spirituale, una finestra sull'invisibile. E tra tutti i pittori simbolisti, Ferdinand Knopf fu forse il più enigmatico, il più raffinato, il più perfetto. Nato nel 1858 a Grimbergen, in Belgio, Knopf fu pittore, scultore e illustratore. Viveva sospeso tra due mondi, quello reale, fatto di luce e silenzio, e quello interiore, popolato da sogni e misteri. Morì nel 1921, lasciando dietro di sé un'arte che ancora oggi parla di introspezione, bellezza e ambiguità. A 20 anni studiò all'Accademia di Bruxelles con Xavier Mellery e nel 1877 si trasferì a Parigi. Qui scoprì Delacroix, Gustave Moreau e il fascino dei preraffaelliti inglesi, ma fu il suo ritorno in Belgio a consolidare la sua voce. Più che un pittore, Knopf era un alchimista di immagini. La città di Bruges segnò profondamente la sua sensibilità. Ne dipinse i canali, le case silenziose, le acque immobili, simboli di una memoria malinconica. Nei suoi quadri tutto sembra immerso in un tempo sospeso, come se la realtà stessa trattenesse il respiro. Per Knopf l'arte era un modo per rappresentare l'invisibile. Dietro i suoi volti impassibili e le stanze vuote si nasconde una dimensione mentale, un luogo di silenzio, introspezione e desiderio. I suoi soggetti non raccontano, suggeriscono. Nel 1892 partecipò al Salon de la Rose-Croix fondato da Sarpe Ladan, dove la sua opera La Sfinge suscitò scalpore. C'era chi la considerava troppo ermetica, chi la vedeva come una rivelazione mistica. In ogni caso, da quel momento fu consacrato come il simbolista perfetto. Colori attenuati, arancione, blu, grigio, tagli fotografici, ovali raffinati. Le figure sembrano vivere in uno specchio, sospese tra luce e ombra. Knopf definiva il suo lavoro come una messa in scena dell'anima. Ogni quadro è una rappresentazione silenziosa del pensiero. La sua musa più famosa fu Marguerite, la sorella adorata, presente in moltissimi suoi ritratti. In lei Knopf vedeva la purezza ma anche il mistero del femminino. Nei suoi occhi c'è distanza, malinconia e potere. Come la Sfinge, Marguerite sembra custodire un segreto che non può essere svelato. All'inizio del Novecento Knopf fece costruire una casa studio a Bruxelles, progettata come un'estensione della sua mente. Sulle porte campeggiava il motto «On n'a que soi», non si ha che se stessi, un luogo dove pittura, architettura e vita si fondono in un unico sofisticato simbolo di isolamento creativo. L'arte di Knopf è una soglia tra due mondi, realtà e sogno, sacro e profano, silenzio e desiderio. Le sue figure sono androgine, immobili, ci osservano e ci interrogano. È un invito alla riflessione, alla lentezza, al mistero. In un'epoca rumorosa, Knopf ci ricorda che il silenzio è la forma più alta del linguaggio dell'anima. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!